Buongiorno a tutti ragazzi, da Pier Giovanni Salimbeni e benvenuti nel mio canale YouTube che è principalmente dedicato al mondo del binocolo e degli strumenti ottici per l'osservazione naturalistica, astronomica e anche per il tiro sportivo. Continuiamo a recensire la serie NL Pure della Swarovski, questa volta sempre grazie alla collaborazione di Marco Lucchini di Domodossola. Vi invito a visitare il suo negozio che è fornitissimo. Ho ricevuto in visione il formato 14x52. Su richiesta ho deciso di farvi vedere anche il forehead rest, chiamiamolo frontalino oppure supporto per la fronte, che ho recensito nell'ultimo test del NL Pure 12x42. Io direi però, ormai come consuetudine, quando c'è Marco, di aprire la busta, nel senso che Marco Lucchini è solito fornirmi un test di collimazione del binocolo che vi farò vedere dopo e oltretutto il prezzo. Allora, il prezzo di listino attuale, quindi siamo a novembre del 2024, è di 3.550 euro, mentre il supporto per la fronte, l'FRP, costa 162 euro. Vi ricordo, se ancora non lo sapete, magari vi invito ad andare a dare un'occhiata sul mio canale YouTube dove trovate ben 2 reportage nel negozio di Marco, che Marco beneficia di un collimatore professionale che è stato denominato GHT. Quindi, essendo un ottico diplomato, rilascia a tutti i clienti, quando comprano ovviamente i binocoli, il tagliandino con la collimazione perfetta. Personalmente, insomma, mi ha fatto un favore per mostrarlo ai lettori e quindi ha scattato anche una fotografia relativa alla collimazione. Come vedete, siamo assolutamente dentro il range di tolleranza, anzi direi che è collimatissimo questo 14x. Iniziamo a vedere la scatola. La scatola è la classica Swarovski con il coperchio che si estrae lateralmente. All'interno della scatola troviamo come consuetudine la borsa in cordura molto morbida, zigrinata e antigraffio. Ha una forma che vi consente, grazie agli attacchi, di essere utilizzata come un marsupio. Adesso per un attimo spostiamo il binocolo e vediamo che cosa c'è all'interno della confezione. Protect what you love, quindi proteggi quello che ami, col codice QR che vi consentirà di avere maggiori informazioni sulla serie NL Pure. All'interno della tasca, chiamiamola così, laterale o sede laterale, è presente il manuale multilingua che guarderemo tra poco e poi abbiamo una discreta serie di accessori. Come quanto avevamo già visto con il 12x42 è presente il sapone neutro. Questa volta volevo riuscire a farvi vedere la spazzolina, eccola qua, con la spazzolina che vi consente, giustamente ragazzi, non di pulire le lenti ma di pulire l'armatura esterna, ok? Il binocolo è ultra impermeabilizzato, quindi lo potete utilizzare sotto l'acqua in mezzo alla polvere, poi si può semplicemente sciacquare sotto il rubinetto e poi pulire esternamente non i componenti ottici con il sapone. Questo è il copriobiettivo degli oculari, quelli degli obiettivi sono fissati nel binocolo, dopo vi farò vedere, la cinghia per il trasporto della borsa in cordura, poi abbiamo la tracolla in neoprene e questa volta sempre su richiesta dei lettori vi farò vedere l'aggancio sul binocolo, quindi questo lasciamo un attimo da parte. Poi abbiamo il panno per la pulizia delle ottiche e concludiamo con 2 accessori sempre relativi al binocolo. Questi sono i piccoli coperchietti che servono qualora voleste togliere i tappi sul copriobiettivi.
E poi abbiamo gli accessori per la tracolla. Evito di toglierli, vi ricordo che Marco mi invia sempre i prodotti nuovi per la clientela, quindi non vorrei rovinare troppo gli accessori. Adesso vi faccio vedere un attimo il frontalino e poi vediamo come montarlo. Forehead Rest NL Pure è un frontalino, quindi un supporto da fronte che è stato specificatamente progettato da Swarovski per migliorare, secondo me in parte, la stabilizzazione dell'immagine, nel senso che non ha le prestazioni di un binocolo stabilizzato con il supporto, però nella prova pratica che ho effettuato col 12x42 ho visto che comunque quando utilizzato a un angolo di sito sopra i 10-15 gradi il peso del binocolo si scarica sulla fronte, effettivamente si ha una maggiore stabilità. È presente la piccola custodia morbida per contenere il supporto, poi abbiamo una chiave, vorrei evitare di toglierla per il solito motivo, infatti ho utilizzato le mie, però vediamo. Abbiamo una chiave su cui poi opereremo sulle due viti presenti nella parte interiore del binocolo e quindi anche questi li lasciamo un attimo qua. E poi il piccolo manuale per le istruzioni, vedete, le istruzioni rapide per il montaggio. Adesso guardiamo un attimo il binocolo e poi vi leggo le caratteristiche tecniche, poi ci diamo una bella pesata e le mie prime impressioni generali. NL Pure 14x52. Vediamo insieme il manuale. Allora, in multilingua, ringraziamenti con panoramica generale sugli accessori, come attaccare la cinghia e dopo ve la faccio vedere. Vedete, premete sulla manopola, estraete la manopola, rimuovete il perno dell'anello, quindi premete il perno nella cinghia fino allo scatto. Qui mostra come inserirla a tracolla per un corretto utilizzo, funzionamento delle conchiglie ocurali girevoli, come utilizzare la compensazione delle diotrie, come mettere a fuoco, come rimuovere il tappi per il copriobiettivi che vi dicevo prima. Cura e manutenzione, pulizia del binocolo, vedete sotto il lavandino è sempre sullo scafo ottico, e poi la sicurezza, altri garanzia come analizzarla col codice QR e i dati tecnici. Vi ricordo che la serie NL Pure è disponibile in 4 formati, da 32 mm, da 42 e questi molto grandi con obiettivi da 52 mm di diametro. A sua volta questo formato è disponibile in 3 ingrandimenti, il 10x52, il 12x52 e questo 14x52. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche dichiarate, vi ho già detto diametro e ingrandimento. Il diametro della pupilla di uscita è di 3,6 mm. La distanza interpupillare invece è compresa tra 56 e 74, mentre l'estrazione pupillare, che sarebbe la distanza dalla lente di campo ai vostri occhi, quindi in realtà a volte anche poco più del paraluce estratto, è dichiarata in 17 mm. Il campo è grandangolare, stiamo parlando di ben 93 metri per un 14x5 a 1000 metri, che comporta un campo reale di 5,3 e un campo apparente di 70 gradi. La distanza minima dichiarata da Swarovski è di 3,8 metri, poi ci sarà modo comunque di verificarla sul campo. La compensazione delle diotrie sull'oculare destro è di più o meno 4, mentre la compensazione diottrica verso l'infinito è compresa, arriva sino a 5 diotrie. Che altro dirvi? Per quanto riguarda la messa a fuoco, come potete vedere è decisamente fluida e scorrevole, senza blocchi o impuntamenti. La trasmissione luminosa dichiarata da Swarovski è pari al 91% del totale. Questo significa che
attraverso rivestimenti ottici classici Svaro Bright, Svaro Top, Svaro Dur. Il treno ottico totale, quindi a varie perdite di passaggio, si mantiene comunque su valori ottimali. Calcolate che prodotti economici a volte possono avere una trasmissione del 70%, per questo che analizzando un 52 mm di qualità come questo contro magari un possibile 15x70 prismi di POR da 200 euro, potreste vedere immagini più luminose. Il valore crepuscolare è di 27. Per quanto riguarda le dimensioni, abbiamo 174 mm di larghezza per 131 x 77. Swarovski dichiara un peso di 1024 grammi. A volte le aziende lo dichiarano senza le conchiglie e senza i tappi, quindi facciamo una immediata prova e vediamo insieme il peso. Scusate, c'è la luce del LED, ma non posso fare altro. Allora, la mia bilancia elettronica mi dà un peso di 1050 grammi, quindi 30 grammi che ballano dovrebbero essere proprio delle conchiglie e anche dei paraluce. Altre caratteristiche che possiamo vedere insieme adesso potrebbero essere il diametro, perché qualcuno me lo ha chiesto, del paraluce con l'oculare. Siamo sui 42 mm. Alla mia distanza interpupillare, che vado a controllare, quella tra gli oculari, estraiamoli, è di circa 24 mm, quindi comunque è un binocolo molto confortevole secondo me, perché c'è tanto spazio per il naso. Sistema click stop di alta qualità, sentite? E poi, come tutti i prodotti al top della gamma, si può svitare la gabbia del paraluce, che tra le altre cose è metallica, per favorire la pulizia delle ottiche. Poi il diametro della lente di campo, ci vado piano, è di circa 27 mm. Poi la misurerò meglio perché metto una pellicola silicone davanti per non rovinarlo. Vi faccio vedere soltanto altre due cose perché non vorrei tenervi troppo. Allora, la prima è il montaggio del frontalino. Bisogna utilizzare la chiave in dotazione. Il frontalino va semplicemente dentro a pressione all'interno di questi due vani. Quindi bisogna fare una pressione, secondo me, vicendevole su entrambi i fori, vedete? E basta. A questo punto voi potete agire sulla manopola per spostare il frontalino, per adattarlo alla vostra fronte. Vi ripeto, dalle mie prove che ho effettuato sul campo col 14x42, il frontalino funziona decisamente bene quando il binocolo è angolato, nel senso che simuliamo che questa sia la fronte. Nel momento in cui noi alziamo per osservare ad esempio un rapace, il frontalino va a scaricare parte del peso del binocolo sulla fronte. In realtà non è un'innovazione, nel senso che già all'epoca, negli anni 90, nei primi del 2000, gli astrofili creavano dei frontalini un po' più artigianali, insomma di peggior fattura, per l'utilizzo di alcuni binocoli fino a 63 mm per osservazione astronomica. Swarovski ha riportato questa innovazione, questa sperimentazione, chiamiamola così, a livello con un livello meccanico comunque ineccepibile. Vi faccio vedere l'ultima cosa, poi vi saluto. Vediamo come collegare l'attacco. Lo facciamo proprio rapidamente. Allora, innanzitutto bisogna premere per estrarre, inserire la tracolla, vedete che c'è un pin che va messo nella posizione perfetta, va inserito e bloccato. Vi saluto mostrandovi gli obiettivi. Lo proverò nell'utilizzo naturalistico, quindi birdwatching, osservazione prettamente dei rapaci, vediamo come funzionerà a mano libera. Poi nella recensione scritta troverete anche i test molto completi con la use of chart. Lo proverò al crepuscolo, in astronomia e nel paesaggio. Prima di salutarvi vi chiedo due cose. Il canale YouTube ha tante visite, per questo vi devo ringraziare, tuttavia non so per quale motivo
il quasi 90% delle persone non si iscrive, quindi per voi è veramente un attimo, impiegate un secondo a iscrivervi cliccando sulla campanella, sul pulsante sotto, però avere maggiori iscritti per me è fondamentale anche per riuscire insomma a chiedere i prodotti anche più belli e più costosi alle aziende del settore. Quindi se volete rimanere sempre aggiornati oltretutto sulle novità, potete iscrivervi al mio canale. Per oggi vi saluto, vi aspetto quindi come sempre su questo canale, sul sito ufficiale binomania.it, insomma e su tutti i social associati. Ringrazio ancora una volta Marco Lucchini. Ci vediamo prossimamente per il test sul campo dello Swarovski NL Pure 14x52. Un caro saluto a tutti da Pier Giovanni Salimbeni e buone osservazioni. Ciao ragazzi!